affrontare un tema come quello dei temi eucaristici nella Cappella del Santissimo sia da un lato estremamente facile e dall'altro estremamente insidioso. È molto facile se noi prendiamo questo complesso di dipinti e lo leggiamo alla luce di quello che è successo dal Cinquecento in poi. Se leggiamo cioè questa cappella come se dovessimo vederla ambientata in un'altra epoca, cioè ambientata dopo il Concilio di Trento. Ambientata cioè in un momento nel quale la religiosità era stata ormai completamente regolarizzata. E questo ci porterebbe però a una lettura estremamente superficiale. Se volete ve la posso anche fare, è molto semplice, basta dire che si parla dell'Eucaristia, si parla delle prefigurazioni dell'Eucaristia, si parla della presenza di Cristo nell'Eucaristia a partire dall'Antico Testamento, le immagini dell'Antico Testamento, fino ad arrivare alla concretizzazione nella cena della messa. E quindi è tutto molto semplice. Il problema fondamentale è che quando questa cappella è stata dipinta, tutta questa struttura che ha determinato anche molti altri complessi che si trovano non solo nel Bresciano, ecco, non esisteva. Noi ci troviamo davanti a uno dei primissimi esempi di decorazione di una cappella per la scuola del Santissimo Sacramento, che ha dovuto in qualche modo inventarsi l'apparato iconografico e quindi fare in maniera di costruire un insieme che fosse allo stesso tempo esteticamente alto ma anche teologicamente impegnato. Mi era fiorita sulle labbra la parola didatticamente, ma anche questo sarebbe un errore. E sarebbe un errore perché l'elemento didattico è qualcosa che caratteristica l'immagine dopo il Concilio di Trento. Con questo non voglio dire che non ci fosse già un'attenzione all'elemento didattico delle immagini in precedenza, ma la concentrazione sul discorso didattico delle immagini ci porterebbe fuori e anche in questo caso ci porterebbe a rendere in maniera molto meno profonda quello che noi vediamo dipinto alle pareti di questa cappella. Come se non bastasse, noi ci troviamo davanti a un complesso che negli ultimi decenni ha avuto due grossi scossoni. Se voi pensate la critica d'arte fino agli anni '80, pensava che la Cappella del Santissimo di San Giovanni fosse, grosso modo, tranne i restauri ottocenteschi e l'aggiunta del lunettone che sta sopra l'altare, fosse fondamentalmente il prodotto di quanto era stato realizzato da Moretto e Romanino dal 1521. Sapete che poi, con grande acume critico, Alessandro Ballarin ha riconosciuto invece due stagioni molto ben distinte nella realizzazione dei dipinti, quindi la parte dei sottarchi e i lunettoni dati al 21, 22, 23 e la parte sottostante con gli evangelisti e le altre scene dell'Antico e Nuovo Testamento invece assestate negli anni 40.
Questa è stata una grandissima rivoluzione. Ne parlavo con Giovanni Agosti qualche sera fa e mi diceva: guarda, per quanto ho guardato questa cappella, finché non c'è stato Ballarin che ci ha buttato addosso questa novità, forse nessuno aveva il coraggio di dire che qualche cosa strideva. Ha ragione. Era tutto così consolidato che sarebbe suonato quasi come un affronto pensare a rompere l'unità di questo gruppo di tele. Ma non basta questo. Gli studi di Barbara Savy hanno portato addirittura a metterci davanti al fatto che non siamo nemmeno davanti al luogo originario nel quale sono state realizzate queste tele, e che la cappella è stata invece costruita e è stata trasferita dal suo luogo d'origine, che era quello dove ora c'è la Madonna del Tabarrino. Capite un po' che questi due terremoti ci mettono davanti a delle domande molto interessanti, perché ci dicono e ci fanno domandare: ma un'idea dell'insieme di queste tele c'era fin dall'origine o no? Vi anticipo, io sono convinto di no. Io sono convinto che i confratelli e i canonici di San Giovanni, quando fecero le prime mosse per avere Moretto Romanino, avevano in mente una decorazione solo della parte superiore e che solo in un secondo momento l'hanno arricchita. I motivi possono essere molti, io non li so, però a mio parere la parte inferiore dice qualche cosa di più e si impegna su qualche cosa di estremamente interessante e che è legato molto al quando. Ma andiamo per gradi. Partiamo dalla parte superiore. In questa parte superiore noi abbiamo, sapete, da un lato Moretto che dipinge l'Ultima Cena e Romanino che dall'altro dipinge questo miracolo eucaristico, un non ben definito miracolo eucaristico. E poi 6 e 6 profeti che portano grandi cartigli. Questo dovrebbe essere quanto è stato realizzato dal 1521. E questo ha una rispondenza precisa con quello che c'era già, ovvero la tavola che decorava dagli inizi del Cinquecento l'altare del Santissimo Sacramento, così come la vediamo adesso. La pala di Bernardo Zenale che raffigura la deposizione nel sepolcro. Se noi pensiamo anche a questo tema, subito ci facciamo una domanda, perché se andiamo in molte parrocchie nelle quali si trovano ancora cappelle del Santissimo Sacramento, la maggior parte di queste hanno come palla d'altare l'Ultima Cena. Ecco, questo è quanto avviene soprattutto a partire da dopo il Concilio di Trento. Ma perché il motivo della realizzazione della pala d'altare è del tutto mutato. Noi qui ci troviamo, come vi dicevo, davanti a uno dei primissimi esempi di cappella dedicata al Santissimo Sacramento. E la deposizione nel sepolcro aveva un compito straordinariamente chiaro, quello di mettere il fedele davanti non tanto al mistero dell'Eucaristia, ma a una sorta di sovrapposizione tra
la deposizione di Cristo nel sepolcro e la reposizione dell'Eucaristia nel tabernacolo. Anche qui un ulteriore distinguo. Questa sera forse io continuerò a fare ulteriori distinguo, perdonatemi. Già dire la riposizione di Cristo nel tabernacolo, la riposizione dell'Eucaristia nel tabernacolo è dire una cosa grossa, perché i tabernacoli non erano ancora una cosa così presente nelle chiese. È solo col Concilio di Trento che noi abbiamo il dettame preciso di avere il tabernacolo sopra l'altare. L'Eucaristia veniva tenuta in diversissimi luoghi, spesso anche in sagrestia. Se pensate che in una visita pastorale negli anni 40 del Cinquecento, quella del vicario generale Annibale Grisonio, dove vengono recensite un poco anche le abitudini, diciamo così, della conservazione dell'Eucaristia, c'erano modi diversissimi, tra cui un caso nel quale l'Eucaristia era tenuta in un calice coperta da un tovagliuolo in sacrestia, e questo non era il caso limite. Capite che il fatto di mettersi davanti all'idea e alla domanda di come conservare l'Eucaristia e del perché diventa la prima domanda. Quando Bernardino da Feltre, che è poi il protagonista di questa invenzione, diciamo, delle scuole del Santo Sacramento, ma anche dell'attenzione alla conservazione dell'Eucaristia, comincia a sensibilizzare sulla necessità di avere un luogo di conservazione dell'Eucaristia, ecco che lì nasce l'idea di avere un luogo fisico. Potremmo dire, da lì nasce l'idea di avere un tabernacolo. E capite allora perché centrale diventa la realizzazione di un dipinto nel quale viene raffigurato non tanto l'Eucaristia in sé, ma piuttosto il corpo vero di Cristo che viene deposto nel sepolcro, che diventa immagine di quello che non si vede, cioè del corpo di Cristo, il corpo eucaristico, che viene riposto nel tabernacolo, nel repositorio. Questo tipo di raffigurazione ha tra l'altro un carattere estremamente importante, che non è un carattere didattico. Ecco, in questo senso la pala d'altare raffigurante la deposizione, quella che vediamo anche qui, non ha un carattere didattico, ma ha piuttosto un carattere che potremmo chiamare incoativo. Cosa intendo con questo? Le figure che vengono dipinte e che fanno da corteggio a Cristo sono figure che mostrano atteggiamenti diversi, tutti atteggiamenti ai quali doveva fare riferimento il fedele. C'è la persona che piange, c'è la persona che tocca la mano di Cristo, c'è quell'altra che mostra un maggiore affetto, cioè sono tutti elementi che non volevano essere semplicemente descrittivi di un momento e descrittivi di qualcuno che è narrato nel Vangelo, ma così come il corpo fisico di Cristo diventava l'immagine del corpo dell'Eucaristia, così gli altri personaggi diventavano l'immagine di coloro che si trovavano lì a guardare. Capite che crea una fortissima interazione tra il passato evangelico e il presente. Questo è davvero in qualche modo un microteatro che non è semplicemente teatro, ma è un microteatro devoto. In qualche modo racchiude in sé quegli elementi che vengono anche dalla sacra rappresentazione attorno al Cristo e li fa diventare elementi
a loro volta significanti per una nuova devozione. E capite allora perché mettere l'ultima cena e mettere il miracolo eucaristico hanno una grandissima importanza, perché noi ci troviamo davanti non a una devozione privata, perché tenete presente, essere in rapporto con il Cristo che è deposto nel sepolcro e riposto nel tabernacolo può essere anche un'azione privata. Ci siamo? Sì. Io devoto mi metto davanti a Cristo Eucaristia, anche come piccola comunità dei confratelli, mettiamo così. Quello che doveva tenere, quello che doveva diventare importante è il fatto che questa non è un'azione privata, ma è un'azione ecclesiale, che parte dalla cena eucaristica di Gesù Cristo, che è la base per avere la presenza reale nel tabernacolo, e che continua nel corpo della Chiesa. Una Chiesa che celebra l'Eucaristia, e ogni volta che celebra l'Eucaristia, ogni volta che celebra la Messa, fa non solo memoria, ma fa in maniera che quel Cristo continui a essere presente. Ecco allora capite che le due grandi lunette non sono semplicemente illustrative dell'ultima cena e di un miracolo eucaristico, ma indicano subito la tenuta ecclesiale della presenza eucaristica di Cristo. È subito un modo per sganciare dalla devozione privata e dare un respiro ecclesiale a questa devozione. Perché vi dicevo che secondo me invece la parte inferiore è venuta dopo e è venuta con un altro intendimento? Perché nella parte inferiore noi abbiamo da un lato pacifico, il proseguire di una serie di rapporti tipologici che si hanno tra Antico Testamento e Ultima Cena. Abbiamo la caduta della manna e Elia e l'angelo. Sono due temi che erano già conosciuti, già sviluppati, non soltanto da Sant'Agostino ma anche da San Tommaso, dalla Chiesa, dai padri. Quindi il rapporto tipologico tra il pane che scende dal cielo, di cui parla il Vangelo di Giovanni, e l'ultima cena, quindi la manna, il pane di Elia e l'Eucaristia, era in qualche modo un elemento abbastanza pacifico. È molto bello quello che dice la Savì riguardo a un discorso di Sant'Agostino, il 26esimo, su Giovanni, che parla proprio di questo discorso della manna e che sì, poteva avere diretto rapporto col fatto che qui c'erano gli agostiniani, ma anche sul fatto che questa lettura veniva letta nei notturni del Corpus Domini nel breviario, prima della riforma di Trento. Quindi questi temi erano già temi conosciuti, erano temi già sviluppati, erano temi che in qualche modo diventavano quasi comuni. Da questa parte potremmo anche dire sì, l'avevano già pensata. Quella che invece, a mio parere, è completamente nuova e che da un lato si dipende ancora dalla lettura di Agostino, ma dipende soprattutto dai tempi, è la parte di Romanino. Una parte nella quale Romanino, attraverso certamente la ripresa di temi agostiniani, mette in scena l'idea che il peccato conduce alla morte e il Cristo invece, attraverso il suo dono, porta alla risurrezione. Dice: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà.
quindi mette in scena sia Lazzaro che la Maddalena. Ecco, questo tema, che è strettamente legato non soltanto al discorso così generale del chi vive e crede in me, è legato piuttosto a qualche cosa di assolutamente contemporaneo alla realizzazione di queste tele, ovvero il fatto della messa in discussione e del ritorno a briglie tenute da parte della Chiesa Cattolica di quelle che erano le prerogative soprattutto sulla confessione. E quindi non soltanto un tema generico, ma il tema più preciso della riacquisizione di un patrimonio sacramentale che era messo non solo in discussione ma rinnegato dai protestanti. E negli anni 40 noi ci troviamo davanti a una presa di posizione fortissima della Chiesa, nasce l'indice, parte il discorso sul Concilio di Trento, c'è una levata di capo della Chiesa Cattolica che rivendica quello che invece i protestanti hanno ritenuto negabile. Perciò questa parte, a mio parere, ha un rapporto con quello che stava accadendo in quegli anni molto più forte. Non è così generica, non è semplicemente il fatto di dire siccome chi pecca è come se morisse, ma può essere risuscitato in virtù della fede. Non funziona soltanto così, funziona attraverso quel discorso, quell'ombrello ecclesiale che a un certo punto fa in maniera che ci si trovi davanti a un complesso non solo estetico, ma ripeto, a un complesso di idee, un complesso teologico che viene ad avere ancora maggiore pregnanza, ovvero l'Eucaristia è strettamente legata alla capacità di colui che la riceve di portare frutto, e per portare frutto occorre che questa persona abbia la grazia. Questa grazia avviene attraverso il dono dei sacramenti. Non è qualcosa di generico, perché altrimenti non ci sarebbe questa fortissima presa di posizione addirittura su tutta una parete. Si sarebbero trovati altri temi. Sarebbe stato tutto più leggero. Al contrario, è qualcosa di estremamente teso, e non è semplicemente perché Romanino è un pittore molto più di foga, ma anche perché cerca di mettere in evidenza da subito quello che è l'elemento di tensione. È un elemento di tensione che porta con sé qualcosa di molto più profondo, che è un tipo di movimento che non è solo interiore, ma è un movimento che potremmo dire ecclesiale, di proto-riforma anche bresciana della Chiesa, che riprende in mano le redini di se stessa e facendosi forte ribadisce il senso della sacramentalità del vivere cristiano. Quindi non un vago e semplice portare frutto perché si è in grazia, ma qualcosa di molto più strutturato. È per questo motivo che secondo me i due periodi significano anche un diverso approfondimento dei temi eucaristici. Questo potrebbe sembrarvi non un tema eucaristico, ma se pensate anche solo a quando Tommaso d'Aquino scrive il Laudasion, la sequenza del giorno del Corpus Domini, insiste moltissimo lui stesso sul fatto che ricevere l'Eucaristia ha un risultato diverso a seconda di chi la riceve. È un tema fortissimo questo, e è un tema che diventa pregnante e fondamentale se noi lo leggiamo all'interno di un contesto che è quello non semplicemente, vi ripeto, della devozione personale, ma di un tipo di scelta anche fatta in questa cappella di dare un risvolto ecclesiale forte
alla lettura dell'insieme. Mi si potrebbe dire, è una tua idea, è chiaramente una mia idea. Non solo mi si potrebbe dire che è solo una mia idea, ma posso anche sbagliare. Però vi dico solo una cosa. A riprova di questo ci sta il fatto, sempre a mio parere, che la parete di Romanino è la parete più concretamente ecclesiale. Sopra il lunettone raffigura un miracolo eucaristico e mette come elemento basilare, fondamentale, una sorta di spettacolo della Chiesa che rappresenta se stessa in tutti i suoi personaggi attorno all'altare, e quindi non può che esserci una rispondenza anche nella parte inferiore. Passano gli anni, cambiano le cose, c'è una differente tensione emotiva e anche religiosa, ma non ci può essere una rottura dell'insieme e dell'equilibrio. Anzi, c'è qui un approfondimento di questo. E se quindi da un lato noi abbiamo l'elemento tipologico dell'Eucaristia nell'Antico Testamento, dall'altro noi abbiamo il fatto della Chiesa che diventa garante e continua ad essere garante di una grazia e di una bontà che non può essere semplicemente definita da se stessi, ma deve venire per forza da un elemento sacramentale. Questo è quel che ritengo che si possa dire e che quindi, a mio parere, arricchisce molto l'insieme e in generale il programma di questa cappella, perché non si ferma semplicemente a un tema eucaristico, ripeto, in senso abbastanza lato o in senso, così potremmo dire, raffinato, teologico. A mio parere questi temi sono stati cercati e trovati, soprattutto quelli della seconda parte e quelli di Romanino ancora più in particolare, proprio perché era caldo il tema della ecclesialità dei sacramenti. E quindi in questo senso penso che i committenti si siano molto impegnati nel riuscire a mettere anche i confratelli e coloro che entravano in questa cappella davanti a una necessità ecclesiale, e che forse nella parte superiore era in qualche modo ancora molto così teologizzata oppure enfatizzata, c'è quella certa enfasi che c'è ancora agli inizi del Cinquecento e che invece diventa piuttosto drammatica e come possiamo dire tesa nella parte inferiore.